Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale. Giorno dopo Udinese-Napoli, dopo la matematica dello scudetto raggiunta finalmente, ci siamo tolti un peso di dosso che pesava come un macigno e lo si è visto nelle prestazioni del mese di aprile. Lo snodo delle partite di questo Napoli, sottotono alcune prestazioni nell'ultimo periodo, è proprio questo: l'emotività di raggiungere questa benedetta matematica che è arrivata ieri, campioni d'Italia matematicamente con 5 giornate di anticipo. Abbiamo ammazzato un campionato, abbiamo vinto uno scudetto e dominato la Serie A da settembre ad oggi e sarà così fino al 4 giugno. Poi dobbiamo analizzare la partita di ieri a freddo, per quanto io freddo possa essere. Andiamo a vedere cosa è successo in Udinese Napoli, perché al di là della matematica è stata una prestazione sofferente sotto tutti i punti di vista, ma ci arriviamo con calma ragazzi. Vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, un like per lo scudetto a questo video e attivate la campanella delle notifiche se volete restare aggiornati sui contenuti. Udinese Napoli, primo tempo completamente da dimenticare per i nostri azzurri. Poca incisività, siamo arrivati poco e male sotto porta, riuscendo a concludere una sola volta nello specchio con un colpo di testa di Osimhen. Secondo me è se andiamo a vedere le statistiche, è una delle poche partite dove il Napoli non è riuscito a tirare in porta nel primo tempo. Prendiamo il gol, un grandissimo gol con la palla sotto l'incrocio, però lasciamo il calciatore dell'Udinese sempre libero con 2 metri di vantaggio in area di rigore, così come abbiamo preso il gol contro la Salernitana. Disposizione difensiva da rivedere perché siamo in 7 in area di rigore, non siamo in inferiorità numerica, non abbiamo preso un contropiede, non c'è stato nessun errore del singolo, ma è proprio un errore di posizione delle linee. Prendiamo il gol, grandissimo gol, comunque palla all'incrocio, un grandissimo tiro a giro. Andiamo sotto 1-0. L'Udinese, poca Udinese anche nel primo tempo. Le due squadre comunque hanno tirato ben poco in porta. 2 tiri per l'Udinese, un tiro per il Napoli. Partita combattutissima, lo si sapeva perché l'Udinese è una delle squadre più fisiche della Serie A, vicino che so a un Torino, comunque squadre difficili da affrontare. Ieri si è visto i 5 a centrocampo dell'Udinese hanno chiuso tutte le maglie e le linee di passaggio che potevano scaturire da Lobotka, da Anguissà. Ha giocato un Dombelé e Spalletti ha messo un Elmas al posto di Lozano a destra, che nel primo tempo non mi è dispiaciuto perché le uniche scorribande, gli unici dribbling o il tentativo di saltare l'uomo sono arrivate dal Macedone, che a me piace e per me deve giocare quanto più possibile. Poi bisogna trovare ovviamente un'alternativa al ruolo, perché metterlo una volta esterno, una volta al posto di Zielinski comunque va a finire che non ti rende tutte le partite per quelle che sono poi le sue capacità. Comunque Elmas mi è piaciuto nel primo tempo, anche se è un Napoli bruttino. È un Napoli bruttino perché c'era la tensione di questa matematica ed è un Napoli bruttino, è stato un Napoli bruttino anche nelle uscite, nelle ultime uscite, anche se contro la Salernitana abbiamo giocato molto meglio e abbiamo concluso verso la porta, non nello specchio, molte volte, pur pareggiando la partita. Il secondo tempo è un Napoli completamente diverso, per approccio, per grinta, per corsa e per quelle linee di passaggio che sono tornate a sprazzi, ma si sono consolidate dall'innesto di Zielinski. Purtroppo da lucido e a freddo devo dire che far giocare Anguissan, Dombelé e Lobotka non paga. L'abbiamo visto anche poche partite fa, dove è stato rifatto l'esperimento. Io sono sempre stato un estimatore di Ndombele, però sono convinto, anzi sono certo che nella testa del calciatore pesi tantissimo la decisione di non riscattarlo, perché il Napoli non lo riscatterà.
il calciatore credo lo sappia bene. 30 milioni che chiede il Tottenham sono troppi, quindi Ndombélé credo tornerà al mittente. A mio rammarico, perché è un calciatore che potrebbe dare ancora tanto, ovviamente messo in fiducia, ovviamente facendolo giocare con più continuità, ma non in questo centrocampo dove ci troviamo due incontristi barra centrocampisti avanzati come Anguissa e Ndombélé, che va a finire che si annullano un po' tra i due, quindi Ndombélé dovrebbe essere il sostituto di Anguissa, e con un centrocampista come Anguissa davanti è normale che fai fatica a giocare, a trovare prestazioni e ad essere schierato con più frequenza, ecco. Comunque questo secondo tempo di Udinese-Napoli, il Napoli voleva questo pareggio, voleva questa matematica, lo si è visto da come siamo entrati con un piglio diverso a livello agonistico nei secondi 45 minuti, e poi arriva il gol di Osimhen. Osimhen ha cominciato il campionato prendendosi il Napoli sulle spalle e ha concluso la matematica, perché non è finito ancora il campionato, segnando il gol decisivo, quello che ti porta quel punto e ti porta in paradiso. E lo si è visto dall'esultanza di Kvaratskhelia dopo il gol che è andato da Osimhen, la faccia di Osimhen che ci ha rimesso pure la mascherina e ha dovuto cambiare la mascherina poi dopo il gol, perché si sarà rotta comunque nei festeggiamenti. È una gioia immensa, è stata una gioia immensa per i calciatori, per noi tifosi, per tutta Napoli nel mondo, perché io da Amsterdam posso confermare che chi è all'estero la vive diversamente, ma emotivamente la vive ancora di più di chi poi si trova a festeggiare nella città più bella del mondo. Detto questo, un applauso a tutto il Napoli e al presidente che ha organizzato i maxi schermi. Avevano organizzato ad hoc la festa rovinata dalla Salernitana, perché era una festa organizzata nel minimo dettaglio, con il giorno dopo che era festivo e quant'altro, ma la matematica arriva contro l'Udinese e abbiamo altre 5 giornate di campionato da giocarci spensieratamente, senza avere questo peso sul groppone di questa matematica da raggiungere, perché lo snodo è proprio questo: il Napoli nell'ultimo mese, al di là della mancanza di lucidità sotto porta, perché è mancata la lucidità, ci sono stati dei cali fisici sicuramente, perché durante una stagione sono normali ed è fisiologico avere dei cali, ma il peso principale era il raggiungimento di questa matematica, che fa sì che sotto porta sei frenetico e non butti dentro tutte le occasioni che crei, perché il Napoli ci ha abituato dall'inizio dell'anno a creare 15 palle gol e buttarne dentro 4 almeno. A volte ne abbiamo create 10 e ne abbiamo buttate dentro 6. Quindi non è un Napoli al quale hanno preso le contromisure, non è un Napoli che è diventato più scarso di prima, non è un Napoli che l'anno prossimo non potrà dire la sua perché il ciclo è già finito. No, è solo un Napoli giovane, e lo si è visto dalle lacrime di Kvaratskhelia negli spogliatoi a matematica ottenuta. Kvaratskhelia, non dobbiamo dimenticare, ragazzi, che Kvaratskhelia ha 21 anni, e già quando è stato preso di mira dopo la doppia partita con il Milan in Champions, io l'ho difeso a spada tratta sul canale. Giù le mani da Kvaratskhelia, perché è un ragazzo d'oro, è un ragazzo di cuore ed è un ragazzo giovane con tantissimi margini di miglioramento, tantissimi. Mi direte, ma quello già è forte così, può solamente migliorare, perché è un ragazzo umile e poi si ritrova con uno scudetto vinto al primo anno a Napoli, che sarebbe stato il sogno di tutti i bambini e il sogno di Diego. Qui, eccolo qui, il sogno di Diego, che ci ha accompagnato
da lassù, ha accompagnato l'Argentina nella vittoria del mondiale e ha accompagnato il Napoli nella conquista, scusate, di questo scudetto. È stata una partita soffertissima ed è stata una bellissima notte, la notte più bella finora dell'era De Laurentiis, perché è la notte più bella. De Laurentiis aveva detto, eh, lasciandomi di stucco ad agosto nella conferenza, nel ritiro di Castel di Sangro proveremo a vincere lo scudetto. L'espressione di Spalletti in quell'intervista l'avete vista tutti e la ricorderemo tutti. E detto fatto, quando il presidente, o meglio una persona che a livello aziendale, a livello imprenditoriale, ha gli attributi di De Laurentiis, l'obiettivo 90 su 100 lo porta a casa. Lo porta a casa senza sì e senza ma. Non c'è niente da fare. La lungimiranza, la progettazione, la competenza hanno fatto di questo Napoli campione d'Italia, la squadra più bella da vedere per me degli ultimi, almeno degli ultimi 10-12 anni di Serie A. Non perché sono tifoso del Napoli, perché sapete benissimo, chi è iscritto da tempo sul canale lo sa che sono molto lucido e meritocratico anche per le altre squadre, però dobbiamo dare a Cesare quel che è di Cesare e al Napoli quel che è di Napoli, questo grande tricolore, ragazzi. Grazie a tutti, faremo poi un altro video, restate aggiornati sul canale perché ci sarà la timeline da quando De Laurentiis ha preso il Napoli fino a questa matematica scudetto. Iscrivetevi al canale se vi va, sempre Forza Napoli, ciao!